Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di settembre 2023. Amici dei gemelli, abbiamo gli amanti. Può voler dire tante cose, io mi emoziono sempre, però andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta, perché potrebbe riguardare sia una relazione affettiva che una questione di amor proprio. Andiamo a vedere. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se volete per caso completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Nella descrizione del video ho pubblicato un video che parla di come unire questi tre oroscopi, è proprio una guida e sempre nella descrizione del video trovate la mia email, quella che è scritta anche qui ed è scritta anche nelle info del canale, ok? Andiamo a vedere. Ok, partiamo con un 10 di wow. 10 di pentacoli, 4 di coppe, abbiamo un 7 di bastoni, un 4 di pentacoli, un re di coppe al contrario, un 6 di denari, al contrario anche questo, è la carta della morte, ragazzi. Wow, periodo impegnativo. Come l'impressione che questa carta degli amanti sia una questione di scelta per amor proprio, perché qui abbiamo un 10 di pentacoli che è girato al contrario, che quindi mi dice che qualche cosa può essere che in famiglia non sia del tutto stabile, può essere la vostra famiglia di origine come può essere la famiglia che avete creato. Vi ricordo che queste sono letture affettive, quindi può risuonare sia per gli amici che per la famiglia che per le relazioni di coppia, ok? Poi ho già pubblicato le previsioni per i single e le potete integrare a queste letture. Quindi quello che a voi risuoni, il 10 di pentacoli, fa riferimento a un gruppo, ok? Normalmente è un gruppo grande, quindi potrebbe essere la famiglia di appartenenza, di origine, diciamo. Abbiamo un 4 di coppe, è come se ci fosse qualche cosa che non si vede. Sento che non siete in una buona posizione, serena, mi verrebbe da dire, nella seconda parte del mese. C'è una sorta di attaccamento con questo 4 di pentacoli, normalmente un attaccamento a qualche cosa di materiale. Se ci fate caso qui, ci sono anche dei gioielli che scendono. Andiamo a vedere queste carte, poi le vediamo direttamente con i mini tarocchi. Ripartiamo dal 10 di pentacoli, mago e fante di pentacoli. Ho come la sensazione, ragazzi, che qui ci sia bisogno di aria fresca, di aria nuova. È come se aveste bisogno di uscire da un certo tipo di situazione che non è in equilibrio, non è delle migliori, ma è come se vi mancasse qualche tipo di studio, piuttosto che di conoscenza, piuttosto che di idea anche. O per qualcuno si tratta di una questione proprio monetaria, è come se non aveste, se vi mancasse qualche cosa per fare questo salto. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli, di coppe, scusate. Allora abbiamo un fante di coppe, wow, e un cavaliere di coppe. Ragazzi, io credo che quello che non vedrete arrivare sarà una persona, un'offerta. Allora, potrebbero essere due persone diverse, addirittura, che vi fanno offerte diverse. Tenete presente che essendo coppe, allora, se è una situazione familiare potrebbero essere cugini piuttosto che fratelli, che magari vi propongono, mi parlano di un armistizio, mi parlano di un
patto, un contratto di pace, diciamo. Però se fosse per caso una situazione di tipo romantica, può essere che qualcuno vi faccia una proposta seria. Andiamo a vedere questo set di bastoni. Come sono saltate. Cavaliere di bastoni, ruota della fortuna, asso di bastoni e 4 di pentacoli nuovamente. Dunque, io ho come la sensazione che facciate fatica a fidarvi di questa persona o di questa offerta o del mondo in generale, cioè può essere che non sia riferito a una persona specifica, ma che sia una vostra sfiducia in generale nei confronti del mondo. Sento come una sorta di paura a cambiare certe dinamiche, però c'è voglia di fare qualche cosa di diverso e lo vediamo anche qui con il 4 di coppe. In questo mazzo mi piace particolarmente perché è come se ci fosse qualcuno che guarda fuori nella speranza che arrivi qualche cosa dall'alto. In realtà nei mazzi tradizionali è un po' diversa la rappresentazione, però comunque ehm, arriva un'offerta, ragazzi. Vi dico, possono essere anche due offerte di tipo diverso. Potrebbero anche essere due persone diverse con le quali si instaura una sorta di relazione romantica. Adesso poi lo andiamo a vedere man mano. Voglio andare a vedere questo 4 di pentacoli, vedere a cosa fa riferimento. Mm. Qui la questione ha a che vedere con l'amor proprio. Qualcuno non si vuole rendere conto, ecco perché la carta della cecità, che ragazzi, in qualche modo in questa situazione o in questa relazione vi state accontentando delle briciole. Non è quello che vorreste voi, però ho come la sensazione che siate talmente attaccati a questo poco che facciate fatica a fare qualche cosa per cambiare, come se non vi sentiste abbastanza forti, abbastanza preparati. Andiamo a vedere il re di coppe al contrario. Tre di bastoni e re di spade. Ho come la sensazione che con questa persona non si possa ragionare. In questa situazione, come se voi non trovaste un punto di incontro comune. È come se fosse un calcolo, come vi posso spiegare? Cioè, è una situazione o una relazione di tipo freddo. Manca di nuovo, tra l'altro avete di nuovo il 6 di pentacoli qui. Ragazzi, secondo me la carta degli amanti fa riferimento a una questione di amor proprio, eh. Qui il punto è di non farvi incantare, perché voi sentite che manca qualcosa, però vi fanno sì, è vero che il cavaliere di coppe è sempre un'offerta di tipo serio. Però è anche vero che qua non vedo cambi, perché la ruota della fortuna comunque è al contrario, il giudizio è al contrario, quindi come se qualcuno avesse gli occhi tappati, non voleste vedere. Normalmente è l'ego che ci frega in questo senso, però effettivamente con questa persona o in questa situazione le cose sono fredde, sono calcoli, non c'è amore, non c'è affettività, anche se è un padre, eh? È come se la situazione fosse per la serie. Si deve far così, quindi si fa così, punto. Anche se fa male, anche se non è quello che il mio cuore vorrebbe. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli anche qui.
Diavolo. E papa. Ragazzi, o c'è qualche tipo di condizionamento, di impedimento, di vincolo dovuto alla società, o come la sensazione che per qualcuno questa potrebbe essere una relazione clandestina dove vengono fatte tante promesse, dove voi comunque vi accontentate delle briciole e dove in realtà sono tutte parole e niente emozione, poca emozione. E con il diavolo e il papa ho proprio questa sensazione che o sia una cosa clandestina ed è per quello che potete magari passare poco tempo con l'altra persona piuttosto che vi dà poche attenzioni, però guardate qual è il risultato finale, la morte. Qui si tratta di fare un cambio, ok? Rompere con certe abitudini, con certe attitudini, con certi vincoli. Andiamo a vedere la morte. 2 di pentacoli. 2 di pentacoli e 8 di spade, che voi non vedete. Ok. Guardate, avete un 2 di pentacoli, che è una di quelle carte che parla di cicli karmici, e poi avete giudizio e ruota della fortuna al contrario. Questa, ragazzi, è una situazione karmica ed è una situazione dove dovete imparare a sviluppare l'amor proprio, secondo me, perché qui è come uscire da questa situazione di autosabotaggio. Con la carta della morte dare un taglio vi permetterebbe di vederci più chiaro, di uscire dalla ruota del karma, di girare questa ruota e di prendere consapevolezza, di avere quel risveglio, quella... La carta del giudizio vi dà la possibilità di vedere le cose da un punto di vista più ampio. Non guardate sempre solo nel breve periodo, cosa ho io adesso. Pensate a tra 3 mesi, 6 mesi, un anno. Andiamo a vedere ancora un oracolo delle fatine per vedere che altro consiglio vi possono dare. Se fosse una situazione familiare, ragazzi, io ho come la sensazione che anche qui potrebbero farvi un'offerta o potrebbero, diciamo, dirvi delle cose per mantenervi tranquilli. In questo caso non sento che sia una cosa, cioè è come uno spirito di protezione che hanno nei vostri confronti, però è vero comunque che non vi sentite valutati nel tipo di situazione o relazione in cui siete, non avete modo di... È come se aveste le mani legate letteralmente, perché anche qui l'otto di spade è una fanciulla che è legata. E quindi l'unico modo per uscire da questo ciclo karmico è con la morte, tagliare quello che non serve più, tagliare le abitudini, tagliare... Guardate, con la morte sono anche certi pensieri. C'è un cambio da dover fare per poter rinascere, insomma. E lasciarvi indietro qualcosa. Può anche essere l'ego, qualche schiavitù, qualche dipendenza. Potrebbe essere una dipendenza di tipo economico. Se fosse una situazione lavorativa dove, vi faccio un esempio, dove voi volete separarvi dal vostro partner e non avete un lavoro che vi permetta di mantenervi perché magari siete part-time, ecco, qui il consiglio è fate qualche cosa per cambiare, per uscire dalla ruota del karma. Non pensate che solo perché avete... Per esempio, il discorso delle credenze limitanti di prima è iniziate a pensare che sia facile trovare un lavoro. Iniziate a pensare che è più facile trovare un lavoro part-time che un lavoro full-time e magari fate 2 part-time, ipotesi. Va bene, andiamo a vedere le fatine. Qui comunque, ragazzi, c'è qualcosa di karmico in mezzo, Wow, abbondanza. Questa carta vi dice di prepararvi per l'abbondanza che sta arrivando.
di rilasciare i blocchi mentali, quelli di cui abbiamo parlato adesso, perché c'è abbastanza abbondanza per tutti. Il punto è entrare nel flusso. Una volta che uno riesce a vedere l'abbondanza che ha intorno, l'abbondanza arriva, perché è come sintonizzarsi su quella vibrazione, insomma. Bene, amici dei gemelli, spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie nel prossimo periodo. Fatemelo sapere nei commenti. Se comunque la lettura vi è piaciuta, potete supportare il canale con un like, con un'iscrizione. Se avete piacere potete condividere. C'è anche la possibilità di lasciare una donazione oppure di abbonarvi al canale. Voglio solo fare una precisazione per quello che riguarda il percorso di crescita con il canale. Sono argomenti un po' generali di tipo metafisico. C'è qualche cosa che sarà poi dedicato alle meditazioni e si differenzia dal percorso personale perché il percorso individuale è basato principalmente sul lavorare le credenze limitanti, quindi sono due cose completamente diverse, ok? Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!